Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Finita da pochi minuti Monza-Inter, risultato finale 2-2, poi l'Inter ha vinto la sfida ai calci di rigore, però insomma in queste partite il risultato è forse la cosa che conta meno. È importante analizzare la prestazione, cosa sta funzionando, cosa invece non funziona. E anche questa sera è stato un Inter che ha mostrato luci e ombre, anzi io direi forse più luci che ombre, seppur poi ci sono degli aspetti negativi che si ripetono e sul quale probabilmente l'allenatore e la squadra staranno lavorando. Andiamo con ordine. Innanzitutto vi ricordo come al solito il like al video e l'iscrizione al canale, due semplicissimi click di grandissimo aiuto. Che Inter è stata questa sera? Innanzitutto secondo me è stata una bella Inter soprattutto all'inizio del secondo tempo. Ecco, anche delle trame di gioco positive, un Inter anche piacevole da vedere. Cosa che invece è stata molto meno nel primo tempo. Ecco, il primo tempo è stato un po' una partita dai ritmi bassi, da ritmi proprio da amichevole estiva. E naturalmente in tutto questo però bisogna fare una premessa: l'avversario era di caratura tecnica decisamente inferiore, affrontavamo una squadra di Serie B e impegno sicuramente meno complicato rispetto a quello di venerdì, quando l'Inter affrontava il Monaco, che era molto più avanti nella preparazione e naturalmente ha una caratura tecnica diversa. Detto questo, naturalmente anche la sfida di questa sera ha dato diverse indicazioni. Innanzitutto è stato un Inter alla fine schierata con un vero e proprio 3-5-2, quindi non c'è stato il doppio trequartista, seppur poi le mezzali comunque fanno sempre un lavoro molto particolare. Ecco, i due erano Sušić sul centro-destra e Mkhitaryan sul centro-sinistra. Diciamo che Mkhitaryan andava più a giocare un po' tra le linee. Ecco, recuperiamo la mappa termica, questa è quella di Mkhitaryan, andava a giocare tra le linee, faceva più una funzione di supporto per l'esterno di fascia, mentre diverso era il lavoro di Sušić. Come vediamo dalla mappa termica, tendeva più ad avanzare e a cercare di riempire l'area di rigore. Quindi vediamo ancora una volta un compito diverso delle due mezzali, compito che però le due mezzali hanno svolto secondo me bene, e diventa poi una squadra anche piacevole da vedere, soprattutto quando si tratta della fase offensiva. I due attaccanti anche in questo caso naturalmente hanno avuto un compito ben diverso. Bonny tendeva anche ad allargarsi, quindi a fare più movimento, sfruttando naturalmente il suo strapotere fisico. E quella la sostanziale differenza rispetto a Thuram, secondo me, che Bonny ha più strapotere fisico vi chiedo scusa, e naturalmente anche se ha fallito un gol abbastanza facile nel secondo tempo, però ha mostrato davvero ottimi strappi, ottime giocate, davvero un ottimo innesto. E scusatemi per la ripetizione, però insomma secondo me è un acquisto che è stato finora molto sottovalutato da gran parte dei tifosi nerazzurri. Più Esposito invece, come al solito, anche se nel primo tempo si è visto poco, però è stato ancora una volta quel centravanti puro, vecchio stampo, e poi ha mostrato davvero gran fiuto del gol in occasione del 2-1, un colpo di tacco assolutamente non banale. Nel primo tempo, come abbiamo detto, i ritmi non erano altissimi e questo si è visto anche nella transizione negativa dell'Inter, un Inter che non andava sempre ad un pressing asfissiante, ma nel primo tempo molto spesso faceva densità in zona palla. Raramente andava proprio a pressing alto, pressing che invece si è visto dopo il vantaggio del Monza e soprattutto all'inizio del secondo tempo. Questo comunque ha portato a diversi palloni recuperati anche in zona alta, a ridosso dell'area di rigore avversaria, palloni che poi hanno portato anche a delle occasioni o delle potenziali occasioni, dove poi magari è mancato anche l'ultimo passaggio, è mancata la conclusione, però insomma lavoro quello che funzionava. C'era naturalmente un contro in tutto ciò, che il Monza, quando riusciva a ripartire, davvero bastavano a volte dei semplici tagli per andare ad attaccare la linea difensiva. Ecco, anche quando non riuscivano a sfruttare la profondità, però arrivavano a ridosso della linea difensiva, davvero con poco filtro al centrocampo, perché naturalmente portando questo pressing alto, pressing portato, o meglio più che pressing alto erano linee avanzate,
linee magari fatte dai 2 attaccanti e 3 centrocampisti, un pallone a tagliare il campo praticamente portava ad attaccare facilmente la nostra linea difensiva. Tra l'altro profondità che il Monza ha attaccato in occasione del gol con Birindelli, poi palla per Caprari, che ha avuto anche in realtà un contrasto un po' blando da parte di Aslani, se non vado errato, il cross al centro, e Di Marco ha perso completamente Sciurria. Purtroppo diciamo che tra le note negative rientra ancora una volta un Di Marco non perfetto in fase difensiva. Lì poi si è visto il carattere però dell'Inter, nonostante fosse un amichevole in piena estate, o partita che comunque in fin dei conti contava poco, l'Inter ha avuto la reazione dopo il gol. E quindi chiaramente questo è un gran bel segnale, perché dopo il gol del Monza l'Inter ha iniziato a fare un pressing più alto, ha iniziato ad aumentare il ritmo, e questo poi alla fine ha portato anche all'autogol di Birindelli, arrivato poi su un cross dalla sinistra. Come detto, inizio secondo tempo è stato un Inter ancora più bella da vedere, perché c'è stato un lasso di tempo, forse diciamo il quarto d'ora, 20 minuti ad inizio secondo tempo, dove l'Inter è stata piacevole da vedere perché riusciva a muovere molto velocemente il pallone, era un Inter che sfruttava l'ampiezza, e al 52esimo è arrivato il gol dell'Inter proprio grazie a questo giro palla molto rapido, palla mossa rapidamente. Pio Esposito è riuscito a mettere in gol, in realtà la palla era arrivata a Luis Enrique l'ha appoggiata a Darmian, che ha calciato. Pio Esposito si trova sulla traiettoria del tiro, lesto a toccare il pallone di tacco e a metterlo in porta. L'Inter lì ha continuato a giocare con quel ritmo e con quel giro palla, con il pressing alto, pressing che 2 minuti dopo ha portato ad un altro recupero palla in zona avanzata, e lì c'è stata un'azione dove poi Bonny ha sbagliato il gol, un gol relativamente anche facile. Non mi soffermo tanto sul gol sbagliato da Bonny, ma sullo sviluppo dell'azione, su un Pio Esposito che poteva arrivare a calciare ed invece ha mostrato grande altruismo nell'allargare verso Sušić. Poi Sušić ha messo palla al centro, Bonny ha sbagliato il gol. Perché mi soffermo sulla giocata di Pio Esposito? Perché dimostra che è un calciatore intelligente, nonostante sia un calciatore giovane, è un calciatore che dimostra una certa personalità, anche freddezza, anche quell'altruismo, quel non voler cercare il gol a tutti i costi, ma fare la giocata giusta. Questo è da sottolineare, secondo me, in un ragazzo di 19 anni. Dopodiché l'Inter comunque sembrava gestire senza troppi problemi, c'è stata poi anche la girandola di cambi, in tutto questo l'Inter gestiva la partita, ha provato anche alcune ripartenze molto rapide, fatte decisamente bene. Poi all'89esimo è arrivato il gol del 2-2 del Monza, però insomma quel gol tra l'altro è arrivato ancora una volta attaccando la profondità, ma c'era Mosconi che non ha seguito Azzi, però era un Inter imbottita anche di primavera. Diciamo che difficile, ecco, prendere in considerazione il gol finale del Monza per valutare la prestazione dell'Inter. Inter che poi, come detto, ha vinto nella lotteria dei rigori finali, ma insomma, lotteria dei rigori finali che contava poco. Ci sono quindi diverse note positive, un Inter soprattutto in fase di possesso che fa vedere delle buone cose, un Inter che riesce a muovere rapidamente il pallone, un Inter che ha una mentalità diversa rispetto al passato. Col passare del tempo capiremo se è meglio o peggio questa mentalità, e nei singoli ci sono diverse note positive, oltre a Bonny, Pio Esposito, Sušić, che ancora una volta dimostra grande tecnica, seppur la sensazione è che il meglio di Sušić dobbiamo ancora vederlo. E Luis Enrique secondo me questa sera può rientrare tranquillamente tra le note positive. Anche stasera non è stata una prestazione sfavillante quella di Luis Enrique, però è stata una buona prestazione, un calciatore che dimostra di essere maggiormente nel sistema di gioco dell'Inter, un calciatore che dà la sensazione comunque di essere più in palla, più nel vivo della manovra, e quindi questo sicuramente è una nota positiva della serata. Magari stasera l'abbiamo visto puntare, però raramente saltare l'uomo, forse in una sola occasione, magari col passare del tempo, e con gambe che saranno più leggere, perché ovviamente dobbiamo valutare i carichi di lavoro. Gambe che saranno più leggere, poi potrà, ecco, magari avere anche una maggiore brillantezza nell'uno contro uno. Un Inter che invece in fase di non possesso non ha fatto un pressing altissimo, e questo
può essere sempre dovuto ai carichi di lavoro, può essere anche dovuto al fatto di cercare di coprire un po' meglio la profondità, però insomma anche su questo va presa con le pinze l'atteggiamento in fase di non possesso, perché ovviamente siamo a metà agosto, ancora nel pieno della preparazione, quindi è chiaro che le gambe non sono brillantissime, il pressing alto è difficile farlo, si riesce a fare più una riaggressione sulla transizione negativa piuttosto che un pressing alto costante che abbiamo visto soltanto per alcuni spezzoni, quando l'Inter poi doveva recuperare il risultato a inizio secondo tempo, quando l'Inter ha fatto vedere delle cose decisamente positive. Tra le note negative, invece, come detto, ancora il reparto arretrato che andrà registrato, perché anche stasera c'è stata sempre quella sensazione che comunque per il Monza fosse relativamente facile andare ad attaccare la linea difensiva o provare ad attaccare la profondità che in poche occasioni ha fatto davvero male all'Inter, però valutando che stavamo affrontando una squadra di Serie B, scoprire un po' il fianco a questo genere di situazioni quando si affronteranno squadre tecnicamente più quotate può essere pericoloso. Lasciare attaccare la linea difensiva, un conto è se lo fanno, con tutto il rispetto, gli attaccanti del Monza, un altro è se lo fanno attaccanti di Serie A o attaccanti di squadre di Champions League. Quindi diciamo che forse la linea difensiva, il reparto difensivo, ecco, tutto l'assetto, perché poi magari è mancato anche un po' di filtro a centrocampo, quello è un qualcosa da rivedere. Purtroppo torniamo sul discorso che abbiamo fatto oggi anche in live, qualcosina per caratteristica all'Inter manca, un po' di interdizione forse a centrocampo, un po' di rapidità in difesa, anche se poi stasera De Vrij si è ben comportato, però insomma c'è ancora da lavorare, è ovvio che sia così, perché come detto siamo nel pieno della preparazione, mancano ancora 13 giorni per l'inizio ufficiale del campionato. Io in tutto questo però dico di essere moderatamente soddisfatto dalla prestazione dell'Inter, vedo tante luci e quindi preferisco soffermarmi su quello, poi magari per le ombre ci aspettiamo che col passare dei giorni si possa migliorare anche lì, augurandoci che magari possa arrivare anche un aiuto dal mercato, cosa che in realtà in questo momento sembra non tanto vicina, soprattutto se parliamo del reparto arretrato. In tutto questo, ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, magari confrontiamoci su come abbiamo visto questa Inter, se anche secondo voi è un Inter che mostra più luci che ombre o siete magari preoccupati per la tenuta difensiva. Insomma, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!